Ciao a tutti ragazzi, rieccoci sempre qui. Oggi è un video particolare perché non sarà un consiglio o un argomento nello specifico, ma questi qua saranno i 7 consigli per guidare come un pro, quindi per migliorare la vostra guida in pista in sicurezza. Incominciamo. Il primo consiglio, e forse uno dei più importanti, è lo sguardo. Allora, la moto va dove guardi. La maggior parte di questi consigli sono rivolti alla pista, però li potete anche usare in strada. Ovviamente non fate cavolate con il gomito per terra bevare perché non ha senso. Però questo qui è utile perché se voi guardate un ostacolo, come avrete sicuramente già sentito dire, ci andrete sicuramente addosso. Quindi la cosa importante è, una volta che noi siamo in curva, non andremo a guardare per terra perché sappiamo che c'è l'asfalto e non c'è bisogno di guardare l'asfalto davanti a noi. Bisogna guardare il più lontano possibile e quindi il nostro punto di corda è la nostra uscita di curva. Guardando anche più lontano, poi si anticipano i movimenti e si va più forte automaticamente senza rendercene conto, perché faremo le cose per tempo e quindi riusciremo a farle in meno tempo e di conseguenza andremo molto più forte. Esempio pratico: centro curva, lo sguardo non deve essere qua ma testa alta e comunque guardare dove si sta andando, però sempre il più lontano possibile, e come ho già detto il punto di corda, l'uscita, e nel caso dell'ingresso, quindi in frenata, si guarderà il più lontano possibile l'entrata di curva e subito il punto di corda per poi andare a fare la percorrenza. Il secondo consiglio importantissimo sono le traiettorie. Allora, non si può andare in pista senza prima sapere le traiettorie, quindi non importa che tu stia lì solo per divertirti o robe varie. Le traiettorie sono importanti sia per la sicurezza tua che degli altri, perché se andremo a guidare nello sporco cadremo. Proprio le traiettorie basiche sono largo in entrata e stretto in uscita, insomma. Comunque le curve si prendono larghe, vi lascerò un disegnino, larghe e poi si vanno a stringere tardi. Avendo delle buone traiettorie sarete anche più sicuri nella vostra guida e avrete un progresso molto più lineare e molto più rapido, in modo tale da comunque imparare la pista più facilmente senza mettervi in difficoltà da soli, perché se avrete curve troppo strette vi sembreranno curve assurde, mentre che basta allargarle un po' e diventano molto più semplici. La posizione in sella, ho già fatto un video riguardo, ve lo lascio nelle schede o in descrizione, però andiamo a ripassare velocemente. Le 4 fasi: rettilineo, si va giù in carena e si sta in carena, dopodiché nella frenata ci si sposta in anticipo, gambe strette, si va a frenare, le braccia diventano un prolungamento della forcella anteriore, sentiamo cosa ci trasmette la moto e andiamo a frenare forte, più forte che possiamo, da dritti, dopodiché rilasciando andiamo a fare la percorrenza e di conseguenza rialziamo la moto e usciamo dopo che abbiamo finito la nostra curva. Avendo la giusta posizione in sella vi aiuterà molto, ma dico molto, con lo stancarvi meno, divertirvi di più e andare più forte e anche essere più sicuri, perché con una posizione in sella sbagliata spesso si vanno a fare cadute o comunque errori che sono poco comuni, perché magari c'è gente che esce poco dalla moto e la piega troppo, va un po' sullo sporco e cade. Quindi fate molta attenzione alle traiettorie e alla posizione in sella quando siete in pista. Il quarto consiglio che non in molti fanno è massimizzare l'uscita di curva. Non vi serve a niente entrare a fuoco se poi vi piantate in mezzo alla curva e compromettete la vostra velocità di percorrenza o velocità minima e di conseguenza di uscita. È anche meglio entrare un po' più piano in curva, non dico piano ma comodamente in curva, per fermarvi per di più e uscire più forte che potete, insomma, perché il tempo si va col gas aperto e non col freno in mano. Questo è da tenere in mente, anche perché entrando a velocità molto veloce in curva, diciamo, è facile sbagliare e tirarsi per terra. Soprattutto con moto di cilindrate più alte è importante massimizzare l'uscita, non tanto quanto l'ingresso, soprattutto perché come vedrete col 1000 a volte si tende a spigolare, quindi sì, si entra forte ma si ferma la moto per poi uscire con molta velocità perché te lo permette. Questo dipende dalla moto, però di base io consiglio sempre di entrare un po' più comodamente in curva per poi uscire un po' più forte. Il quinto consiglio è il controllo del gas. Questa qua è una cosa che sembra scontata ma non lo è, perché io vedo molti amatori che escono dalla curva e danno una manata di gas e la moto li si imbizzarrisce. Prima cosa perché c'è il tiro della catena e che la catena non è in tiro, e quando gli dai il colpo di gas ti dà come se dessi un calcio e la moto sbacchetta tutta senza andare da nessuna parte, non fai metri, spinna dietro e comunque non la fai lavorare. Per far lavorare bene la moto bisogna prima puntare il gas e poi affondarlo. Questo perché andiamo a trasferire il carico dietro puntandolo, mettiamo in tiro la catena e poi lo affondiamo e la moto farà metri, in modo tale da non fare spinning, non metterci in difficoltà e come dicevamo prima, massimizzare l'uscita di curva però nel modo corretto, quindi avere un buon controllo del gas, che non vuol dire aprire e chiudere il gas, ma puntarlo e poi affondarlo, perché il gas una volta che lo apriamo rimane aperto. È fondamentale soprattutto nelle uscite lente, diciamo, dai tornantini
di fare questo lavoro qua, insieme al pick up chiaramente, che è alzare la moto per darle più impronta alla gomma dietro. Il sesto consiglio è la scalata. Vedo molta gente scalare molto lentamente le marce. Allora questo può dipendere dalla centralina che uno ha, dalla mappa del freno motore che uno ha, ok, tutto quello che volete, però per la maggior parte delle persone ci conviene scalare molto veloce, quindi è importante scalare le marce il più velocemente possibile in modo tale che il freno motore sia più lineare e vi freni più velocemente, perché poi non arrivare lunghi in curva. Scalando le marce più velocemente avrete dei giri motori più alti che vi aiuteranno a fermarvi più velocemente. Se non avete una frizione anti-stellamento, lasciatela piano, non mollatela così, perché sennò la moto vi si blocca e fa tipo rimbalza. Se avete invece una frizione anti-stellamento, lasciatela pure, che fa lei più o meno. Mentre se avete il blipper, lì dipende da come ce l'avete tarato. Il settimo e ultimo consiglio è di stare rilassati. Ma questo come si fa? Allora, intanto sul dritto noi le braccia non dobbiamo stringerle, ma dobbiamo lasciarle molli. È importante tutte le frenate, nei cambi di direzione, di usare molto le gambe, quindi per fare un cambio, piuttosto che farlo con le braccia così, noi spingiamo sulle pedane di qua e usiamo le gambe esterne. In frenata stringiamo sul serbatoio e vedrete che stando rilassati migliorerete molto e rischierete di meno, perché è importante non subire la moto. Questo cosa vuol dire? Che dovete sapere cosa succede sotto di voi chiaramente, però non dovete subire i suoi movimenti, quindi dovete essere quasi disinvolti dalla moto in tutte le fasi della guida, in modo tale che anche se lei ha dei movimenti voi fate il vostro sopra, ovviamente non movimenti eccessivi, però li controllate col freno dietro e robe varie, però non dovete subire la moto. Quindi se voi siete rigidi e sbacchetta, siete lì così, no, dovete essere morbidi, freno dietro, vi posizionate col corpo in modo da non farla sbacchettare, si impenna, peso un po' più avanti, freno dietro, si alza dietro, vi buttate un po' più indietro in staccata, capito? Tutte queste cose qua. Bene, spero che questi 7 consigli vi saranno utili in pista. Come al solito iscrivetevi, seguitemi su Instagram per rimanere aggiornati in tempo reale su quello che faccio. Mettete un like. Ci vediamo nel prossimo video.